stagione schiera. Cosa è? Ciao a tutti, bentornati su In Viaggio col Tubo. Anche per questo mese la Pocket Guys su Milano si prende una pausa, anzi dato che agosto la mandiamo direttamente in vacanza e noi siamo venuti qui a Venezia. Perché Venezia? Perché abbiamo trovato sull'app di GoEuro un'offerta che si chiama Super Venezia, per cui tutti i treni Frecciarossa e Frecciargento sono a metà prezzo. Esatto, quelli che entrano ed escono da Venezia ovviamente. E dobbiamo dirvi, ok, questo video lo state vedendo ad agosto inoltrato, questo perché Stati Uniti, viaggi, cose. Questo vi fa capire che dovete seguirci sui social per scoprire le cose in diretta, mi raccomando, Instagram e Facebook. E seguiteci comunque in questa giornata. Giornata che comincia da Piazza San Marco, ovviamente qui non siamo in Piazza San Marco, siamo davanti alla stazione e per arrivarci prendiamo un vaporetto. Sì, e il biglietto lo facciamo sull'app perché Venezia ha l'app dei trasporti, in modo da non sprecare carta come vi abbiamo detto il mese scorso. Scaricate l'app, vi registrate, costa 7,50 € a persona la corsa e andiamo. Andiamo. Per arrivare a Piazza San Marco potremmo prendere il vaporetto 2 attracco B che passa dal Canal Grande, ma scegliamo invece l'attracco A che fa il giro opposto. Sì, ci mette più tempo, ma c'è meno gente. Arrivando in Piazza San Marco dall'acqua, come facevano anticamente gli ambasciatori stranieri, la prima cosa che cattura lo sguardo dopo il campanile è il Palazzo Ducale. Questo era il simbolo del potere di Venezia. L'entrata alla piazza vera e propria è segnata da due gigantesche colonne sormontate da effigi dei santi protettori della città, San Todaro e ovviamente San Marco. Attraversandole troviamo alla nostra sinistra la Biblioteca Marciana e più avanti il campanile di San Marco, dalla cima del quale nel 1609 Galileo dimostrò al doge il funzionamento del cannocchiale. Beh, più o meno, infatti quel campanile è crollato nel 1902 ma è stato subito ricostruito e nel 1912 la piazza era tornata come prima. Gli edifici che circondano la piazza su tre lati si chiamano procuratie perché qui si trovavano gli alloggi dei procuratori, ma il pezzo forte della piazza è ovviamente la Basilica di San Marco. Questa chiesa ha origini piuttosto antiche, ma non come basilica, bensì come cappella privata del doge, e solo nel 1809 per editto napoleonico è stata trasformata in basilica. Le sue forme si rifanno a quelle degli edifici di Costantinopoli, testimoniando gli intensi rapporti commerciali tra Venezia e l'Oriente. San Marco è anche conosciuta come la Basilica d'Oro per via degli oltre 1000 metri quadri di mosaici in tessere in foglia d'oro. L'ingresso a questa meraviglia è gratuito, ma la fila è sempre molto lunga e quando usciamo è già ora di pranzo. Quindi ritorniamo sui nostri passi uscendo dalla piazza e andando verso il ristorante passiamo davanti al famoso Ponte dei Sospiri. E per pranzo abbiamo scelto il ristorante Bacarandino ai Corazzieri. L'abbiamo scelto, è un po' fuori zona rispetto a Piazza San Marco, ma in realtà perché fanno pasta senza glutine. Marti infatti ha preso gli spaghetti senza glutine con porcini e gamberi rossi. Yummy. E io invece spaghetti al nero di seppia. Buon appetito, ci rivediamo tra poco. E dopo pranzo torniamo in Piazza San Marco perché è da qui che prosegue il nostro giro. A nord della piazza si trova la Torre dell'Orologio, inaugurato nel 1499, e attraversato il passaggio sottostante ci troviamo nelle mercerie, vie commerciali dove nel Settecento si diceva si potesse trovare qualsiasi merce esistente al mondo. Queste vie collegano San Marco al Ponte di Rialto, ma noi facciamo una piccola deviazione. E abbiamo fatto questa deviazione per farvi vedere quella che si autoproclama la libreria più bella del mondo. La libreria Acqua Alta di Venezia, molto famosa, molto bella, anche dobbiamo dire, negli ultimi anni è stata all over the Instagram, volevamo vederla noi di persona e possiamo dirlo, è bella. È bella, ma fateci sapere se ne conoscete di più belle. Noi nel frattempo riprendiamo la strada verso il Ponte di Rialto.
Questo ponte, oltre che essere uno dei più famosi e simbolo della città, è anche il più antico sul Canal Grande. Attraversando il ponte di Rialto arriviamo al campo di San Giacomo di Rialto, dove avvenivano gli scambi commerciali con le navi provenienti dall'Oriente. A dare il nome alla piazza è la chiesa, che la tradizione fa risalire al 420, anche se i primi documenti che ne parlano sono del 1152. In questa piazza c'è anche il Gobbo di Rialto, una scultura con leggio dalla quale un banditore leggeva i documenti importanti. E da Campo San Giacomo di Rialto concludiamo questo breve ma intenso video, perché è stata un po' intensa la giornata per noi. Per noi il video non è stato intenso in realtà, ma la passeggiata sì. Sì. Perché ad agosto a Venezia fa piuttosto caldo, come in qualsiasi altra parte d'Italia Sì, più o meno. esatto, però ricordatevelo, quindi acqua, cose, creme solari, eccetera eccetera. E sappiamo benissimo che Venezia è una città che meriterebbe ben più di un giorno per essere visitata, ma se avete pochissimo tempo a disposizione, questo è quello che potete vedere. Noi speriamo di avervi tenuto una buona compagnia durante la vostra pausa studio-lavoro, perché se siete a casa ad agosto questo state facendo in teoria. Probabilmente, anzi, e speriamo anche di poter tornare il più presto possibile qui a Venezia per fare però una guida di viaggio di quelle belle cicciose. Come piacciono a sì, noi. Esatto, che durano tipo 40 minuti, no, non è vero, non abbiamo mai fatto video da 40 minuti. No, non ancora. Non ancora. Bene, detto questo, di nuovo, grazie per aver guardato il video e ci vediamo ad un prossimo viaggio.